Ci sono cose di cui parlo spesso nei video che vorrei spiegarvi meglio. Una di queste cose è l'importanza delle abitudini. Crescendo ho iniziato a capire che la mia forza di volontà non era forte come credevo e che sistematicamente finivo sempre per fare gli stessi errori e contemporaneamente non riuscivo a portare a termine molte cose che mi proponessi di fare. Un esempio perfetto è il cibo. Per quanto potessi sforzarmi, il 90% delle volte non riuscivo a resistere e a sfondarmi ogni volta che ne avevo l'occasione. Inoltre ero sicuro che la volta seguente sarebbe andata meglio perché mi sarei impegnato di più, ma non succedeva mai e anche la volta dopo mi sfondavo. Non dobbiamo fare molto affidamento sulla nostra forza di volontà. Conviene lasciare che siano le abitudini a facilitarci il lavoro. Le abitudini non sono altro che le azioni che compiamo ogni giorno e che siamo propensi a ripetere. Il nostro successo è legato a queste perché tutto ciò che facciamo è in buona parte composto da abitudini. Quindi migliorando anche di poco il nostro comportamento giornaliero, i risultati nel lungo periodo sarebbero enormi. Molte persone tendono a pensare che sia la loro personalità a determinare le loro azioni. Quindi mi sento dire cose come sono pigro, quindi non lo faccio. Oppure so che sto sbagliando, ma sono fatto così. La verità invece è esattamente opposta. Non sono le nostre azioni ad essere determinate dalla nostra identità, ma è il contrario, è la nostra identità che è determinata dalle nostre azioni. Quindi cambiando le nostre abitudini cambia anche la nostra personalità. Le abitudini ci permettono di agire senza dover impiegare tanta forza di volontà. Per esempio, l'allenamento potrebbe evitarci parecchi problemi in futuro, oltre a darci soddisfazioni nel breve termine. Quindi scuse come non ho tempo di allenarmi sono per chi non ha ben chiaro come utilizzare il proprio tempo. Fare esercizi costa tra la mezz'ora e l'ora ogni giorno, ma rende più sani, più belli, più forti, più determinati, più felici. Tutte cose che in un modo o nell'altro ci fanno risparmiare molto tempo e denaro e comunque ci fanno vivere meglio. Lo stesso vale per tutto ciò che migliora la nostra qualità della vita. Inoltre spesso riuscire a creare una buona abitudine porta ad una catena di altre buone abitudini. Magari allenarci ci aiuta ad avere un'alimentazione migliore, ci permette di dormire meglio e magari iniziamo a svegliarci prima. Magari per trovare il tempo di allenarci perdiamo meno tempo a cazzeggiare su Facebook. Infatti la prima cosa che consiglierei di fare per raggiungere i propri obiettivi è lavorare sulle abitudini, perché spesso le abitudini delle persone non corrispondono veramente ai loro sogni e quindi le loro azioni non li aiutano veramente a diventare felici. Se voglio che i miei rapporti umani con amici e familiari siano migliori, devo provare a spendere un po' di tempo ogni giorno per curare i miei rapporti. Funziona anche per le cose più concrete. Se voglio imparare a costruire razzi, mi metto ogni giorno a imparare ingegneria aerospaziale fino a quando non diventa naturale. L'unico problema è la fase iniziale. Non è facile proprio perché tendiamo a fare ciò che abbiamo sempre fatto, quindi facciamo fatica a introdurre cose nuove. Continuiamo con l'esempio dell'allenamento. Iniziare ad allenarsi può essere terribile. Si fatica tantissimo, non si trova il tempo e non si vedono i risultati. E quindi ci si potrebbe scoraggiare e smettere di provarci. Questo periodo è il cosiddetto pain period, periodo doloroso. Alcune volte è molto breve e altre volte bisogna resistere tanto prima che diventi un'abitudine. Il pain period è la fase in cui restare motivati è molto importante. Non si può restare motivati per qualsiasi cosa per sempre. La nostra forza di volontà è limitata. Per questo conviene lavorare su un'abitudine alla volta, così da poter concentrare tutte le energie su un solo lavoro. Molte persone dicono che bastano solo 21 giorni per creare un'abitudine. Alcune volte è vero, anche se in verità è un po' un mito. Quello che dice la ricerca comportamentale è che in media ci si impiegano 66 giorni. Però ovviamente dipende da cosa si sta cercando di fare. Con le cose più facili ci vorrà di meno e con le cose più difficili ci vorrà di più. Quello che consiglio di fare io è di iniziare a concentrarsi su piccole cose facili da portare a termine, giusto per rendersi conto di essere capaci di avere veramente il potere di modificare il proprio comportamento. Invece cercare di fare le cose troppo in grande potrebbe scoraggiarci troppo. Per questo spesso le abitudini molto difficili da raggiungere vengono divise in abitudini più piccole. Per esempio un obiettivo molto grande come avere una buona dieta può essere spezzettato in tanti pezzi da raggiungere uno alla volta, come per esempio mangiare più verdura, mangiare più frutta, mangiare meno carboidrati, più proteine. E in questo modo lavorare tassello per tassello risulterà più facile e alla fine avremo raggiunto l'obiettivo finale. Comunque su come effettivamente si cambiano le abitudini ci sta così tanto da dire che dovrei farci un video a riguardo. Inoltre voglio anche parlare di quelle che secondo me sono delle buone abitudini e di quelle su cui sto lavorando io. Ovviamente scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video su questo argomento. Ciao!